Tornare all'origine significa collassare il nucleo della realtà e così spazio e tempo si piegano come in un buco nero. L'illusione della materia è solo un modello di manifestazione che segue uno specifico programma matematico, geometrico. Ritorno all'origine, dove il futuro e il passato si fondono, dove la struttura della realtà si manifesta in diversi mondi, in diverse dimensioni e su differenti densità. Il futuro è il passato e il passato è il futuro. Perché il tempo è una dimensione della coscienza. Ritorno all'origine. E rieccomi qua con voi, buonasera a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti a un nuovo appuntamento di Ritorno all'origine. Allora, mentre aspetto che tutti quelli che stanno arrivando si uniscano al gruppo, tra l'altro stranamente non vedo questa sera il numero delle persone, stranamente, va bene, ecco sì, perché avevo lo schermo messo un po' male, perfetto. Allora, mentre aspetto che arriviate, qualche informazione, intanto saluto tutti quelli che vedo arrivare. Ogni weekend di corso fatto con i gruppi, con voi, per me è un arricchimento incredibile. Vedo alcune persone che hanno partecipato sia questa settimana a Treviso, sia le settimane passate. È un'esperienza meravigliosa anche per me. Sto facendo un viaggio nell'universo meraviglioso dell'essere umano, in tutte le sue potenzialità, capacità e universi interiori. Parliamo tanto di dimensioni, di universo, di densità, ma tutto questo appartiene anche alla nostra interiorità. E devo dire che ogni corso è così, come posso dire, è proprio una densità a parte che manifesta e che crea a seconda di quelli che sono le linee energetiche che lo compongono. In questa ultima settimana è stato veramente meraviglioso questo ultimo corso base di Treviso, perché ogni volta il gruppo genera e crea qualcos'altro, o degli approfondimenti su certi argomenti, o la volontà di portare avanti il lavoro sul sé, perché una volta che si incontra il proprio sé ci si innamora, ovviamente, e quindi si ha tantissima voglia di esplorare, andare oltre, conoscere. Ecco, devo dire che questa volta l'innamoramento o l'area amore è stata toccata in maniera molto forte, perché è stato proprio richiesto a gran voce dal gruppo, e ogni gruppo ogni volta, ripeto, prende strade leggermente diverse. Questa volta è stato proprio richiesto di poter, attraverso il proprio sé, attraverso la connessione con il sé, attivare il richiamo della propria anima gemella o anima compagna, perché anche questo è qualcosa che il sistema e la realtà in cui viviamo volutamente ha cercato e cerca sempre di creare intralci, impedimenti, perché nel momento in cui noi abbiamo una dimensione di completezza, d'amore con un'altra persona, che sia la propria anima gemella, non tutti ce l'hanno, ma anche solo la propria anima compagna, che è completamente compatibile e che amplia le nostre potenzialità, noi, vivendo in una dimensione d'amore, diventiamo ovviamente ancora più potenti, ancora più forti,
sicuramente molto felici ed espansi, e forse abbiamo iniziato a capire che questa matrice olografica gestita da un sistema artificiale non apprezza molto il potenziamento dell'essere umano. Tutti questi approfondimenti ovviamente verranno praticati il prima possibile, cercherò di concretizzare questi corsi, ma saranno ovviamente per chi ha questa connessione, ha iniziato questo percorso e quindi poi ha voglia di addentrarsi in altre aree. In ogni caso io abbraccio tutti quanti e vi chiedo di avere un attimo di pazienza, perché sono ancora nel percorso di poter portare il più possibile, a più persone possibile, l'esperienza che io ho fatto quest'estate, come vi raccontavo, anzi subito dopo l'estate, e che ha cambiato completamente il mio approccio alla realtà, alla creazione, alla verità e a tutto quello che noi conteniamo dentro di noi e non è necessario andare a cercare all'esterno. Per questa ragione, questo weekend sarò a Prato per una conferenza per tutti quelli che sono interessati. Abbiamo uno spazio estendibile, quindi potete scrivere a conference@backtotheorigin.org e avrete tutte le informazioni se siete interessati. E poi sempre Prato, perché mi chiedete sempre di scendere, sempre Treviso, Novara, sempre nord, scendi un po', quindi sempre a Prato il 16-17 dicembre ci sarà un corso base per tutti quelli che sono interessati. Quindi per tutti gli altri, quelli che hanno già iniziato il percorso, calma, perché tutto si può fare e io farò veramente e ho intenzione di fare tantissime cose con voi, perché è un nutrimento e perché mi rendo conto che più si va avanti e più l'entanglement tra le persone si sta creando, e infatti ogni corso che viene iniziato ha delle caratteristiche differenti ma di espansione, come se una parte del lavoro fatto all'inizio con i corsi precedenti sia in qualche modo entrato anche a livello del proprio DNA, della propria coscienza, della propria anima. Ed è proprio quello che succede in realtà anche nei campi morfogenetici, ed è l'argomento parzialmente anche di stasera. Vedo che comunque adesso un po' siete arrivati, quindi non mi dilungo ulteriormente in altre cose. Stasera ho messo come titolo l'Arca dell'Alleanza, perché è un argomento che contiene tanti significati. Ne avevamo già parlato, ma solo per una specifica parte dell'informazione legata all'Arca dell'Alleanza. Vi avevo detto che l'Arca dell'Alleanza era un strumento, un organismo che permetteva di creare la terza dimensione in mezzo e di transitare dalla nostra realtà, del nostro universo di prima densità, alla famosa terra interna. Se volete più informazioni sulla terra interna ho fatto ben 2 video su questo, quindi ovviamente non ne parleremo stasera. Ma non è solo questo, anzi, questo è un significato successivo, e poi ce ne sono stati anche degli altri volutamente posto per sviare. Quando ci avviciniamo a quello che è realmente il processo di ascensione dell'essere umano, tutti i concetti che riguardano questo sono manipolati, deviati, i significati delle parole ancor peggio sono molto spesso ribaltati, perché si vuole ovviamente essere fuorvianti, permettere all'essere umano di avere gli strumenti, o perlomeno di cominciare a intravedere la strada per riconnettere i propri filamenti del DNA, riespandere il proprio sé attraverso le dimensioni, riconnettere tutti i propri sé che sono e vivono contemporaneamente nelle varie dimensioni, ma scollegati, staccati. Quindi anche il processo di reintegrazione è un altro viaggio meraviglioso che sarebbe necessario fare. E anche questo è una delle cose che i gruppi mi hanno chiesto durante i corsi base. Dovete calmarvi, perché veramente bisogna che io riesca non solo a moltiplicare il tempo, ma a allungare le mie giornate molto e molto di più. Già devo dire che ci infilo parecchia roba. Allora, partiamo un attimino da quello che sono le famose, la sfera di Amenti.
Allora, della sfera diamanti ne abbiamo parlato più e più volte, ma è estremamente importante. Siccome, come vedete anche dal titolo, questo si collega al progetto della razza umana, al progetto uomo, progetto Turaneusiam, di cui abbiamo parlato, ma so che la storia è molto lunga e complicata, vi voglio confortare un po', perché da adesso in poi arriviamo a periodi storici un po' più vicini al nostro, nel senso che non si parla più di 560 milioni di anni fa, o addirittura di miliardi di anni fa, ma arriviamo a, insomma, qualche decina di migliaia. Non so se proprio già stasera, ma comunque ci avviciniamo sempre di più a dei periodi storici dove riusciamo a trovare delle tracce, dove qualcosa si sa, qualcosa, e quindi dove la storia ci sembra che sia anche un pochino più alla nostra portata, un po' più vicina al nostro vissuto. Quindi cercherò questa sera di collegare tutto quello che è stato detto in precedenza, fino a dove ci eravamo fermati, fino all'inizio della terza semina. Vi farò un brevissimo recap per spiegarvi come la sfera di Amenti continua ad essere molto importante e strettamente collegata all'Arca dell'Alleanza, che è anche il titolo di questa sera. Allora, sicuramente vi ricorderete, forse no, ma io cercherò velocissimamente di dirvi che avevamo raccontato di come ci sia stato nel periodo più antico di cui abbiamo le informazioni storiche, diciamo, più precise. Intanto leggo ogni tanto qualcuno, Lugano è confermato? Certo che è confermato anche Lugano, stavo parlando di Prato perché è quello più vicino. A Lugano ci sarà il 26 di novembre, poi ci sarà anche lì un corso a gennaio. Per tutte le informazioni, info@backtotheorigin.org. Per le conferenze, invece, conference. Ok, basta perché sennò mi fate perdere. Vedete che non devo guardare i messaggini perché poi dopo mi confondo. Allora, stavamo dicendo che eravamo partiti da una storia di 250 miliardi di anni fa, una storia molto antica in cui c'era stata un grande scontro, erano iniziate le famose guerre dei fondatori, le guerre tra gli Iriani e gli Elohim, che erano già una deviazione di una razza che erano i famosi Anuasi, totalmente positiva, ma che poi per una serie di modifiche aveva cominciato a digradare nel suo DNA. Allora, questo scontro, queste guerre dei fondatori avevano 250 miliardi di anni fa portato intanto alla distruzione di uno Stargate. E vedremo come gli Stargate sono sempre importantissimi per la nostra storia. Era lo Stargate di Aramatena, scollegando in questo modo, ve l'avevo detto, la matrice temporale al XII, cioè lo Stargate di Aramatena che collegava l'11ª dimensione con la 12ª dimensione, essendo stato fatto saltare, ha chiuso in se stessa la matrice temporale, perché dall'11º in giù tutte le varie dimensioni erano totalmente scollegate dalla matrice, non dalla matrice, scusate, dalla sorgente. Quindi era impossibile per le entità superiori, rishi, maestri ascesi, di scendere portando quello che era il loro messaggio di vita, perché collegati alla sorgente, mentre tutte le altre razze, gestite e create dal sistema artificiale, scollegati dalla sorgente in maniera completa, potevano continuare a portare avanti il loro progetto, ovviamente di controllo, oppressione, antivita, e potevano fingersi dei, perché al di sopra di loro, facendo saltare questo Stargate, non era più possibile che arrivasse niente, cioè non c'era più nessuno di superiore, erano diventati Dio. Ora, il progetto Turaneusiam nasce dopo che ci sono state lunghissime guerre dei fondatori, che sono continuate e continuate, ma da quando è saltato lo Stargate, 250 miliardi di anni fa, a quando viene creato il primo progetto uomo, il famoso Turaneusiam, la razza umana angelica, siamo, avevamo detto, nel 560 milioni di anni fa, circa 560 milioni di anni fa.
attraverso delle mescolanze di razze extraterrestri e razze metaterrestri, e per razze metaterrestri si intende quelle entità che arrivano da fuori la 12ª dimensione, quindi 13ª, 14ª e 15ª dimensione. Quelle sono i metaterrestri, quindi diciamo i rishi. Oltre ancora, non c'è più la matrice spazio-temporale, abbiamo i famosi maestri ascesi e in questo caso si tratta di, vengono chiamati ultraterrestri, giusto per capirsi con i nomi. Allora, extraterrestri e rishi, metaterrestri, mescolati insieme, creano questo primo prototipo, questa prima razza umana Turaneusiam angelica che doveva fungere da guardiani e si materializza in seconda densità su Tara. Il progetto è di Tara, ma nell'arco di solo 8 milioni di anni abbiamo visto come ci saranno tutta una serie di divisioni, nasceranno delle sub-razze, per la precisione 12, e queste 12 ce le ritroveremo, che inizialmente vengono separate però in due grandi gruppi. Uno è quello degli Alaniani, che sarebbero i progenitori degli Atlantidei, e gli altri erano i Lumariani, progenitori dei Lemuriani. Vi ricorderete lo scontro, la storia complicata, ma l'unica parte che ci interessa è la famosa caduta nell'universo di prima densità, cioè questo grande scontro rompe la griglia morfogenetica di Tara e fa precipitare pezzi di Tara nell'universo di prima densità. Stiamo parlando di 550 milioni di anni fa, e in quel momento si generano i 12 pianeti, perché abbiamo visto essere 12 del Sistema Solare, e la necessità di riprendere, ricomporre i pezzi anche del campo morfogenetico delle popolazioni che sono state catapultate nell'universo di prima densità. Infatti abbiamo le famose anime perdute degli Alaniani, cioè dei progenitori degli Atlantidei, che cadute, precipitate in un universo di prima densità, si sono staccate dal proprio campo morfogenetico per ricomporre il campo morfogenetico, per ricomporre queste anime, per ricomporre, riportare questi pezzi di Tara alla densità corretta, quindi passare da un universo di prima densità a quello originale da cui provengono, è stato necessario creare la sfera Diamenti. Questa sfera Diamenti era stata creata, se vi ricordate, un attimo prima del cataclisma, proprio perché c'erano delle razze, i Lumariani specialmente, alcuni sacerdoti, in grado di prevedere il futuro, e quindi sono riusciti a giocare d'anticipo. Questa sfera Diamenti ci metterà tantissimo tempo, solo 25 milioni di anni fa sarà collocata in seconda dimensione sulla Terra e creerà un ponte, un collegamento tra la seconda dimensione della Terra e la quinta dimensione di Tara. Era il modo per ricucire queste anime e ricucire anche pezzi della oggi Terra che però arrivavano da Tara. Questo era quello che era accaduto ed è stata la prima materializzazione, 25 milioni di anni fa, sulla Terra della sfera Diamenti. Dopodiché abbiamo avuto tutta una serie di situazioni, se vi ricordate, perché c'è stata una prima semina, una seconda semina, addirittura una terza di cui ancora dobbiamo parlare, ma la cosa importante è che tra 25 milioni di anni fa e 5 milioni e mezzo di anni fa si è iniziato a seminare nuovamente questi esseri umani che in realtà erano il Turaneusiam di una volta, divisi ormai in subrazze, eccetera. E chi ha collaborato era proprio un gruppo, un team, la famosa alleanza palaidoriana, che ha cercato di riportare in essere quel progetto. Ma altri scontri, altre guerre, vi ricordate le famose guerre elettriche, creano ulteriori sconvolgimenti, cataclismi di tutto di più e la necessità di prendere dei provvedimenti. Questi provvedimenti saranno i famosi sigilli, il famoso sigillo Diamenti e il sigillo di Palaidor,
Uno ha generato la morte, fino a quel momento le razze trasmutavano da un corpo all'altro, ma non esisteva la morte, quindi nemmeno la reincarnazione, erano razze ed erano entità che vivevano eternamente, e anche il problema della memoria, cioè la cancellazione della memoria. Questi due sigilli, Amenti e Palaidor, hanno portato a queste due problematiche che sono continuate e continuano, sappiamo e vediamo tutt'oggi. La sfera di Amenti, proprio dopo queste guerre elettriche, non può più stare sulla Terra e viene spostata da un'altra parte, viene spostata in quarta densità. Questo è uno dei grandi problemi che porterà proprio alla cancellazione della memoria, il sigillo di Amenti. Da quando viene spostata in non quarta densità, scusate, quarta dimensione, in quarta dimensione, quindi nuovamente in seconda densità dove c'è Tara. Ora, questo spostamento, per poter ricucire di nuovo e ripermettere a chi è sulla Terra di ascendere, farà in modo che ci sia il coinvolgimento di Sirio B. E avevamo parlato proprio di come le razze siriane, Sirio B, prenda un pezzo di questa sfera di Amenti e lo inglobi per permettere di ascendere. Altre guerre, altri scontri, altre problematiche. Nel frattempo abbiamo draconiani che arrivano, abbiamo alti e bassi evolutivi, abbiamo questa seconda semina, perché la prima semina viene distrutta proprio con le guerre elettriche, e abbiamo intorno a 900.000 anni fa un momento in cui la Terra sembra vivere un momento nuovamente costruttivo per le razze che pare stiano riuscendo di nuovo a ricomporre i propri filamenti di DNA, che vi ricordo in origine erano 12, ma che piano piano in tutte queste devastazioni sono stati bloccati con vari sigilli, staccati, eccetera. Quindi potenzialmente è una razza a 12 filamenti, ma tutte queste parti devono essere messe insieme. Abbiamo visto esserci razze radici, razze della terra e razze che arrivano da fuori, famose 5 razze Starseed e 7 Earthseed, che insieme, mescolandosi con degli step fatti a volte sulla terra parallela, fatta di antimateria, a volte addirittura su altre dimensioni, cercano di ricomporre, ricucire questo progetto chiamato Turaneusiam. Ora, dopo l'ennesimo scontro, abbiamo l'ennesima necessità di spostare la sfera di Amenti, che nel momento più roseo, più produttivo, 900.000 anni fa, era stata riportata qui, riportata sulla Terra, e quindi non c'era più bisogno di passaggi strani, di ponti strani, ma con la famosa guerra dei 1000 anni, che è stata nuovamente uno scontro molto importante e terribile, che ha portato anche qua sconvolgimenti, cataclismi. Ogni volta che ci sono queste grandi guerre poi ci sono inondazioni che vengono sommate nella memoria collettiva alla storia poi del diluvio universale di cui parla la Bibbia, ne abbiamo anche accennato, ma comunque abbiamo quest'ultimo grande scontro dove ci eravamo fermati, della guerra appunto dei 1000 anni, dove abbiamo Nephilim, una razza ibrida Anunnaki, contro i Seres egiziani, anche qui una razza derivante dagli Atlantidei che è stata mescolata, ibridata con un'altra razza di esseri alati, i Seres, proprio per purificarla, per evitare la corruzione, perché abbiamo visto sempre questi Anunnaki arrivare a ondate per cercare di bloccare l'evoluzione di questo Turaneusiam, di questo guardiano angelico, che è sempre stato ed è tutt'oggi il nemico numero 1. Allora, vedo che qua qualcuno fatica, capisco che sto andando un po' rapida, ma in realtà ho solo toccato per sommi capi gli argomenti principali, che sono tutti trattati nello specifico nelle puntate precedenti. Questo mi serviva per dirvi cosa? Che questa guerra dei 1000 anni finisce con un trattato, il trattato Anu Elohim, in cui c'è un accordo, e siamo a 848.000 anni fa. Questo accordo permetterà di fare delle sperimentazioni con degli umani e i famosi
gruppo Seres egiziani, utilizzando anche un gruppo Starseed di Melchisedec, però i Nefilim che si erano scontrati brutalmente vengono mandati su altri sistemi. Finiranno inizialmente su Sirio B, ma poi vedremo, finiranno su Nibiru. Ma il problema qual è? Che non tutti gli Anunnaki accettano questo accordo e la storia che si ripete, abbiamo un nuovo gruppo di Anunnaki assolutamente ed esplicitamente contrari, cioè stiamo parlando della resistenza Anunnaki. Ora, qui è necessario fare un focus speciale che serve per comprendere. Apparentemente noi vediamo nella storia degli Anunnaki positivi, degli Anunnaki che entrano all'interno del Consiglio siriano. Vediamo dei gruppi che sembrano portare avanti un principio positivo, pro vita, eccetera. Ricordatevi sempre che la gestione del gioco, della matrice temporale, è fatta dal sistema artificiale e quindi in realtà è tutta una messa in scena, è tutta una macchinazione creata come politicamente quando vi fanno credere di poter scegliere tra destra e sinistra, è un po' la stessa faccenda. Non esistono Anunnaki positivi come non esistono rettiliani positivi o altre di queste razze che sono state create in maniera sintetica e quindi, seppure nelle varie dimensioni hanno una forma biologica coerente con l'universo di densità adeguato nella quale si manifestano, però non hanno sentire, non hanno nessuna possibilità di entrare in una forma di empatia, non possono creare assolutamente nulla e ovviamente non hanno neanche una forma di energia illimitata, ma devono sfruttare quella invece degli esseri animici. Quindi tutta questa enorme pantomima è fatta per irretire, per manipolare e per indirizzare anche le creazioni degli animici, perché è sempre stato così e ancora oggi è così. Tutto il sistema artificiale cerca di manipolare e anche il sentire degli animici in modo che questi vengano e possano essere utilizzati per portare avanti i programmi e i progetti del sistema artificiale. Ovviamente non glielo si può dire, non si può dire a un creatore guarda devi farmi la tua gabbia, devi creare quello che ti renderà schiavo, devi creare il modo per cui io ti posso opprimere e schiacciare, questo non si può fare, ma si possono convincere che in realtà ci sono cattivi e ci sono i buoni e che quindi appoggiando i buoni e aiutando i buoni si otterrà qualcosa di positivo. Questo è stato il sistema adoperato anche quando sono stati creati i famosi blocchi sul DNA, i sigilli. Perché il sigillo Diamenti, il sigillo Palaidor, e vedremo adesso ce ne sono pure altri, sono stati tutti dei sigilli non fatti dagli Anunnaki, ma fatti in apparenza dal Consiglio siriano, da razze positive, pro vita, che facevano tutto questo per tutelare queste deviazioni che si erano create, queste degenerazioni create ad opera degli Anunnaki sull'evoluzione e la possibile insomma, ascensione di questo umano angelico originario. Ma a ben guardare è stata un bel modo per raggirare queste entità creatrici e positive, facendogli credere che era necessario porre questi sigilli, che era utile, che era costruttivo, che era qualcosa che avrebbe funzionato, ma invece ovviamente ha fatto come sempre il gioco delle razze soppressive, il gioco degli Anunnaki, il gioco di tutto il sistema artificiale che mettendo tutti questi bei sigilli sul nostro DNA ha creato molti problemi, tra cui la necessità di morire e di non poter mantenere continuità tra una trasmutazione e l'altra, tra un ciclo e l'altro, la incapacità di ricordare, eccetera, eccetera. E questo soprattutto per quello che riguardava il progetto e l'area dell'universo di prima densità.
Terra, scusate, cioè dove siamo adesso, proprio perché quando da Tara si è passati all'universo di prima densità e quindi si è creata la Terra, lì ci sono finiti dentro un sacco di anime, un sacco di creatori, un sacco di entità che potenzialmente avevano le caratteristiche per vincere completamente il sistema artificiale, ma sono rimasti coinvolti a loro malgrado senza neanche ben accorgersi di quello che stava veramente accadendo. Ok, allora questo ci serve per capire che cosa? Che la sfera di Amenti verrà nuovamente spostata e questa volta verrà spostata 845, 849 più o meno milioni di mila anni fa, viene spostata per essere protetta su Andromeda. Allora, e qui abbiamo tutta un'altra parte di storia, ma mi interessa fermarmi un attimo e spiegarvi come funziona questa sfera di Amenti, perché la sfera di Amenti sì che contiene il campo morfogenetico delle anime, quindi è un po' il modo per ricucire, ma nello stesso tempo funziona anche quindi da razza surrogata che aiuta la discesa e la risalita di queste anime che devono comunque ricomporre i propri pezzi, ma ha anche la possibilità, proprio perché fa da collegamento, di essere un portale. Quindi vediamo come nella sfera di Amenti ci siano vari Stargate e vari portali, che sono quelli che permettono l'ascensione. Abbiamo visto più volte che non si può parlare di processo di ascensione se non si parla di Stargate e se non si parla di portali. Questa non è un'informazione che normalmente viene data, ma perché ovviamente si cerca sempre di non dare le informazioni quelle utili, quelle che servono, ma questa è la dinamica dell'ascensione. E senza la comprensione di come funzionano anche questi Stargate, che siano naturali, che siano artificiali, anche di questo ne abbiamo parlato, è ben difficile capire com'è possibile ritornare a riprendere le nostre potenzialità, ritornare ad espandere la coscienza, riconnettere i filamenti di DNA sconnessi per varie ragioni, eccetera, eccetera. Allora, all'interno della sfera di Amenti ci sono le famose sale di Amenti, che sono appunto 5 portali di curvatura temporale che permettono di entrare nelle varie dimensioni della Terra, che sono 3, ma significa anche nei vari periodi di tempo, perché ogni dimensione è un ciclo temporale. Quindi all'inizio, per andare all'inizio della prima dimensione, quindi all'inizio del ciclo temporale, c'è uno Stargate, che è una sala di Amenti. Per passare dalla prima alla seconda dimensione c'è un altro Stargate, dalla seconda alla terza c'è un altro Stargate, eccetera. Questi sono posizionati in modo da poter entrare nel punto in cui si vuole della dimensione ma anche del tempo, e questo riguarda anche il nostro futuro, perché poi tra la terza e la quarta è qualcosa che ancora non abbiamo, quindi è un punto nel futuro, eccetera. Ora, questi Stargate sono anche tutti collegati a uno Stargate importantissimo di cui non abbiamo mai parlato nello specifico, che si chiama Mintaka. Lo Stargate Mintaka è in ottava dimensione. L'ottava dimensione è un po' in centro delle dimensioni, se le considerate tutte e 15 della mappa dimensionale, e infatti potremmo dire che collega il nucleo centrale dimensionale a tutto il resto. È la porta principale per entrare nella mappa dimensionale. È vero, si può partire e arrivare anche dalla 12ª, ma un po' perché era stato distrutto quello Stargate, lo Stargate di Aramatena, vi ricordate, l'ho detto all'inizio, ma è stato poi anche ricostruito, ma un po' perché la posizione centrale lo rende favorevole, quindi diciamo che un po' tutti tendono a passare dallo Stargate di Mintaka, soprattutto le entità che dall'esterno, da fuori mappa, cercano di entrare in questo ologramma.
Funziona un po' come il raccordo anulare di Roma, insomma, che in qualunque punto voi vogliate andare conviene passare da lì perché poi vi mette in collegamento con tutto. Questa è la ragione per cui lo Stargate Mintaka è sempre stato molto protetto, perché era ovviamente molto pericoloso permettere a chiunque di entrare e di uscire. Ora, anche qui c'è stata l'ennesima presa in giro, perché i guardiani messi a controllo di questo Stargate, a loro è stato fatto credere che era necessario controllare bene perché c'era il rischio che le entità negative, antivita, gli angeli caduti della nostra matrice temporale avrebbero potuto andare ad intaccare, uscendo dallo Stargate Mintaka, altre matrici diverse, quindi uscite da questo ologramma andare in qualche altro. Questo ovviamente non è assolutamente possibile perché stiamo parlando di un sistema artificiale che genera creature all'interno di se stesso, quindi è un po' come se un sistema operativo potesse andare, entrare e intaccare un sistema operativo con tutt'altro linguaggio, di tutt'altra forma e natura. Non è possibile. Ma con questa scusa sono stati super tutelati, super bloccati ed è sempre stato molto difficile uscire, entrare e passare da questo Stargate, che comunque resta il principale in assoluto. Questo ha fatto in modo che i collegamenti tra lo Stargate Mintaka e la sfera di Amenti ha giustificato per la sicurezza tutta una serie di altre cose di sicurezza, come si chiamano, sigilli energetici particolari, misure di sicurezza per fare in modo che solo alcune entità potessero attraversare con facilità Amenti e magari andare anche in quello Stargate di Mintaka, che poi sono i famosi Orafim, che poi sono chi ha una matrice di DNA attivata con più filamenti a seconda di qual è il sigillo, il problema posto, la possibilità di passare. Diciamo che tendenzialmente gli indaco risvegliati, gli Orafim e alcune razze Starseed hanno questa possibilità. Ora, gli Stargate comunque ce ne sono tanti e ogni pianeta ha i suoi. La sfera di Amenti fa riferimento alla Terra, ma avevamo visto che la Terra era solo uno dei 12 pezzi che si erano frammentati da Tara e tutti gli altri pianeti del Sistema Solare sono anche loro parte di questa caduta di frammenti di Tara. Beh, anche gli altri pianeti quindi hanno le loro rispettive sfere, che non si chiamano sfera di Amenti, perché quella di Amenti è della Terra, ma anche loro hanno quindi i loro portali. Quindi ci sono Stargate, portali legati ad ogni pianeta, legati ad ogni sole, a ogni stella, legati agli universi, quindi Stargate galattici, Stargate planetari, Stargate stellari, insomma ce ne sono tanti. È successo in passato, succede raramente, ma l'ultima volta che tutti gli Stargate si sono aperti contemporaneamente è stato circa 210.000 anni fa. Perché è importante e che cosa vuol dire? Nuovamente, anche in questo caso, agli animici è stata venduta questa cosa come una sorta di ciclo di attivazione stellare che doveva servire a avere degli effetti positivi anche sul DNA come attivazione, viene proprio chiamata attivazione trasmutativa del DNA. Bene, è la solita fregatura, non cadeteci. Questa apertura totale di tutti gli Stargate della matrice temporale era quello che viene definito reset, il vero reset, il great reset, che non è solo legato a un pianeta, ma che è legato in questo caso alla intera matrice temporale. Perché farlo? Per resettare le anomalie. Perché nel momento in cui i creatori continuano a stare all'interno della matrice temporale e creare, ogni tanto qualcosa sfugge. E l'ultima volta che questo è stato necessario, 210.000 anni fa,
questo reset ha creato, per quanto riguarda la Terra, perché ovviamente ha avuto tutta una serie di ripercussioni su tutta la matrice temporale, perché era veramente un reset, per quanto riguarda la Terra ha creato anche ha generato l'inversione dei poli magnetici, un sacco di distruzione, un sacco di problematiche e anche l'invasione e il permettere di entrare in quel caso nello specifico, di una razza che si chiama Nephilim, che era una razza che fino a quel momento non si era mai presentata, una sorta di Omicron, rettiliani, draconiani, insomma, una roba tremenda. Quindi reset e razza terribile, cattivissima, infilata. Proprio una bella cosa. E quando oggi si parla tanto di voler fare il reset, il Great Reset famoso, in senso generale non si sta parlando esclusivamente di qualcosa che a ondate in effetti è stato fatto sulla nostra terra ogni tanto, ma riguardava solo la terra. In questo momento, proprio perché ci sono degli sconvolgimenti in atto importanti e diciamo che le anomalie si stanno moltiplicando, quando si parla di reset, quello che si intende è più che altro questo, cioè si vorrebbe, o perlomeno il sistema artificiale vorrebbe fare questa cosa qua, aprire tutti gli Stargate in contemporanea e creare questa sorta di azzeramento, un po' come quando si fa così, si toglie tutto da un computer e si reinstalla tutto, un po' una cosa del genere. A parte questo, comunque ci sono dei cicli. Abbiamo visto che il ciclo per la Terra è di 26.556 anni e ogni 26.556 anni si dovrebbe aprire uno Stargate che permette alla Terra di transitare in Tara. Ora, questo però avviene solo se le frequenze del nucleo planetario sono sufficienti, sono sufficientemente alte, cioè devono modificarsi, e questo avviene anche in funzione della popolazione che vive sulla Terra. Ecco perché la Terra e l'uomo intendo il creatore, l'uomo animico, ha necessità di fare un percorso di attivazione, un percorso nella sua biologia, nel suo DNA, ma anche nella sua coscienza, perché questo è collegato come campo morfogenetico anche al pianeta e permette questo tipo di passaggio. Ora, torniamo al nostro, alla nostra, aiuto, adesso mi sfugge il nome, un'ora che ne parlo, sfera di amenti, ok? Torniamo alla nostra sfera di amenti, e così che abbiamo capito come funziona, quanto è stata protetta e perché, e vediamo come vi stavo raccontando che prima della terza semina la sfera di Amenti è stata portata nella costellazione di Andromeda. Gli andromediani avevano supportato già in passato le razze liriane e il consiglio siriano e questo progetto Turaneusiam, anche se non erano molto d'accordo con il trattato Anu Elohim, e direi che facevano bene, perché come trattato, avere come accordo il permettere agli Anunnaki di ibridare nuovamente gli esseri umani dopo tutti i danni che hanno fatto non sembrava una grande e buona idea. In ogni caso, circa 840.000 anni fa viene creato un ponte, un arco, un collegamento che era inizialmente chiamato arco di Palaidor tra questa sfera di Amenti, che a questo punto era nella costellazione di Andromeda, e nuovamente la nostra Terra. Vi ricordate, era già stato fatto ed erano le sale di Amorea per Sirio B, ma ora non è più, Sirio B non è più coinvolto, stiamo parlando di Andromeda. Il collegamento che è stato ed è tuttora attivo tra la nostra sfera di Amenti su Andromeda e la nostra Terra si chiamava Arco di Palaidor. Palaidor era una grande alleanza, per cui è diventato Arco dell'alleanza di Palaidor. Poi è diventato solo Arco dell'alleanza e infine è diventato Arca dell'alleanza.
Ora la vera Arca dell'Alleanza era ed è esattamente questo, cioè il collegamento con questo campo morfogenetico, una sorta di razza surrogata che permette l'ascensione di tutte queste razze che collaborano a ricreare il progetto Turaneusiam dalla Terra alla loro parte che era legata a Tara. Ora, l'arco dell'alleanza, che poi è arca dell'alleanza, è proprio quindi questo ponte con la galassia di Andromeda, tra la Terra e Andromeda. E anche qui, per proteggere, per sicurezza, è stato messo un sigillo. Questo sigillo si chiamava sigillo del DNA sull'arca dell'alleanza, e chi aveva delle caratteristiche specifiche che permettevano di non avere problemi e quindi togliere questo sigillo, anzi non avevano questo sigillo, si diceva che avevano lo scudo dell'alleanza. Quindi quando sentite parlare di razze con lo scudo dell'alleanza, in realtà significa che non hanno questo blocco, non c'è questo sigillo. Allora, perché era stato fatto? Nuovamente è stato raccontato e sono state manipolate le razze positive nel credere che questo ponte, quest'arca dell'alleanza, aveva senso permettere alle entità lemuriane, atlantidee, eccetera, di scendere sulla Terra per continuare il proprio processo di evoluzione, ma questa arca dell'alleanza era un ponte a senso unico grazie al sigillo, cioè una volta arrivati sulla Terra non riuscivano più a tornare indietro a meno che non avessero ricostruito anche il quinto filamento. Ora sappiamo che ognuna di queste razze aveva la caratteristica di lavorare su un filamento specifico. I lemuriani lavoravano sul secondo, avevano creato il secondo filamento, gli Atlantidei il terzo, gli ariani il quarto, che sarebbe il nostro lavoro, quello che stiamo cercando di fare ora, eccetera. Ovviamente il quinto era già più avanti e quindi porre questo limite, anche se doveva essere un asprone o comunque una tutela per evitare contaminazioni, è stato nuovamente un blocco alle potenzialità dell'umano Turaneusium, che cercava pezzettino per pezzettino con tutte le varie razze, Starseed, Earthseed, eccetera, eccetera, quindi razze radice della Terra e razze stellari, di ricostruire questo famoso prototipo di DNA a 12 filamenti che potenzialmente c'erano, ma non si riusciva mai ad attivarli perché ogni volta gli Anunnaki interferivano manipolando il DNA, convincendo anche razze positive ad inserire dei sigilli, eccetera, eccetera. Ora abbiamo quindi con anche questo ben 3 sigilli: il sigillo della morte, il sigillo, quello che non permette di ricordare, quindi quello palaidoriano, quello legato proprio ad Amenti, sigillo di Amenti, e adesso abbiamo anche il sigillo dell'Arca dell'Alleanza. Olè! È possibile superarla questa cosa? Sì, assolutamente sì. Allora, questo è avvenuto, arca dell'alleanza è il termine più corretto ed è il significato principale che dovrebbe avere, è stata inserita comunque per permettere la terza semina. Per la terza volta si cerca attraverso queste varie razze di ricostruire il progetto Turaneusiam. I 2 gruppi principali utilizzati per far ripartire la terza semina saranno i famosi Seres egiziani, cioè quegli egiziani che nascono dagli Atlantidei, una famiglia di Atlantidei mescolata con una razza con le ali della Fiamma d'Oro, e che si era sviluppata poi nel frattempo durante le varie guerre, eccetera, eccetera, aveva cercato rifugio su Sirio B e quindi si era poi mescolata a Sirio B e con esseri di quell'area, verrà unita a una razza di quelle utilizzate appunto per ricostruire tutto, che si chiama Melchizedek, una razza Starseed, per generare sulla Terra una nuova lignaggio. Questo è un gruppo. L'altro gruppo utilizzato sono gli ebrei. E degli ebrei non abbiamo ancora parlato molto, ma durante la seconda semina ci saranno questi che noi potremmo definire ebrei,
che venivano, che si salvano parti di loro dopo la famosa, nel periodo delle guerre, della guerra dei 1000 anni, si salveranno andando sulle Pleiadi. Infatti, la razza degli ebrei è una razza ibrida mescolata anche con entità delle Pleiadi. Per un po' si sviluppano sulle Pleiadi, verranno utilizzati per la terza semina, mescolati addirittura a 2 semistellari, quindi questi si chiamano in questo caso B-star seed, perché vengono mescolati per metà con il DNA e incrociati con la razza Melchizedek e per metà con la razza degli Ibiru, che è un'altra razza di queste star seed. Perché addirittura 2 razze star seed? Per avere una codifica più forte. Si cercava di avere una codifica strong per accelerare il processo di ricollegamento, di riattivazione del DNA. E loro quindi inizialmente sono partiti realmente con delle carte ottime e molto importanti, ma vi ricordo che stiamo parlando di 800.000 anni fa. Le cose poi sono cambiate proprio perché cercare di creare la razza, i sintetici l'hanno permesso, l'hanno voluto, perché fare una razza potenzialmente che poteva così bene ospitare entità animiche e creatori senza avere grosse limitazioni? Perché era necessario, ed è necessario sempre, studiare anche come è possibile corrompere le razze più pure, perché a quel punto si avrà comunque una potenza maggiore. Ecco, questo è il motivo per cui inizialmente la razza ebraica è stata potenziata in senso positivo e avevano un sacco di carte buone per poter, a livello di codifica, permettere una grande evoluzione e anche veloce. Ovviamente poi è stata utilizzata anche altre razze che erano rimaste superstiti, quei pochissimi dalla seconda semina, e ci sarà poi una razza ospitante, come sempre c'è, che permette di fare entrare e uscire le altre per portare avanti l'evoluzione. Questa volta erano gli urtiti, questa razza ospitante, che ogni volta, ospitando e facendo arrivare spesso dalla terra interna, perché nelle varie cataclismi e durante la guerra dei 1000 anni molti erano scappati nella terra interna per poi risalire, vedremo come effettivamente sarà necessario mescolare molte razze per portare avanti la terza semina, che tuttora è in attivo. La terza semina ha tutta una serie di step, ma diciamo che il primo, anche se ci sono state tante guerre, tanti scontri, si sono svolti su altri livelli o con delle razze star seed, ma perché ultimamente per la terza volta si generasse sulla nostra terra in maniera fisica la prima razza proprio umana, dobbiamo aspettare i lemuriani, la Lemuria. I lemuriani si manifestano circa 73.000 anni fa, quindi abbastanza vicini, attraverso la mescolanza con gli urantriani, che è un'altra razza a questo punto star seed, e avevano, grazie agli urantriani, avevano i filamenti attivi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, perché gli urantriani arrivavano da altre densità e quindi avevano tutto questo. Il primo filamento che gli era stato passato da tutto un altro processo che era avvenuto, e iniziavano la costruzione del secondo, come vi stavo dicendo. Quindi abbiamo i lemuriani, avremo subito dopo, subito non proprio, ma non tanto dopo, 70 milioni di anni fa, quindi circa, 70.000 anni fa, circa 3.000 anni dopo, compaiono anche gli Atlantidei, che si svilupperanno, e un pochino dopo i famosi ariani, stiamo parlando di 65.000 anni fa. Qua piano piano occupano delle aree della Terra differenti, perché vedremo come i lemuriani erano posizionati tra l'Oceano Pacifico e la Cordigliera delle Ande, e questa era la loro area. Poi invece gli Atlantidei saranno più nell'area dell'Oceano Atlantico,
Atlantico, scusate, tra l'Oceano Atlantico e l'Egitto, fino all'Egitto, perché la loro cultura sarà tutta lì. Mentre invece per quanto riguarda gli ariani, li vedremo collocati nell'area del Mar Nero, dei Monti Carpazi, eccetera. Quindi stiamo parlando di Romania, Cecoslovacchia, Polonia, Ungheria, Ucraina, Slovenia, insomma quell'area lì, soprattutto Romania. Fate conto che i Monti Carpazi sono la terza catena montuosa più lunga del mondo, insomma, dopo gli Urali e dopo la Scandinavia, i monti scandinavi, quindi sono una parte enorme, molto grande. Ecco, qui si sono andati a instaurare questi. Poi, dopo questo, abbiamo l'intervento della famosa razza che nel frattempo è stata elaborata dell'accordo Anu-Elohim, cioè una razza Anu Melchizedek, che era una razza in teoria buona, positiva, erano gli Anunnaki bravi mescolati con gli umani che dovevano avere la loro chance di evolvere, e come al solito ci hanno fregato, perché questo non era assolutamente vero, ma per un periodo hanno giocato quella carta, perché come vi dicevo è sempre la stessa storia che si ripete, si creano due fazioni, una positiva e una negativa, per imbrigliare e fregare le razze animiche, gli animici, i creatori. E qualcuno oggi potrebbe dire, ma allora, cioè, sono sempre tutti cattivi, ci sono solo i cattivi. Non è così. In realtà è chiaro che in questa macchina olografica, in questo gioco, in questa matrice olografica illusoria, creata da un sistema artificiale ormai, cioè gestita, manipolata e controllata da un sistema artificiale, le forze in gioco sono tutte fatte per imbrigliare i creatori animici. Quindi sono tutte finte le fazioni in gioco, ma fanno sempre capo alla stessa matrice. Ma questo non significa che i buoni, chiamiamoli così, o entità positive, animiche, quindi pro vita, non esistano. Certo che esistono, ma il loro modo di agire e interagire non sarà, o non è mai stato finora, così evidente a livello storico, ma semplicemente per il fatto che la storia è raccontata all'interno di una matrice olografica gestita dall'intelligenza artificiale, scusate, dal sistema artificiale. Sapete che non mi piace chiamarlo intelligenza perché significa dargli una caratteristica che invece sarebbe più propria dell'umano, l'intelligenza. Ora quindi quello che sto dicendo è che in apparenza ci sono state tutta una serie di guerre e di scontri in cui a momenti l'evoluzione di varie razze sulla Terra ha avuto momenti positivi e costruttivi che sono stati poi duramente pagati con l'arrivo di razze o gruppi di razze considerate antivita, ma tutto questo ha fatto in modo che la mente dei creatori credesse a questa narrativa e quindi aiutasse il sistema a creare, supportando perlomeno il gruppo che in quel momento gli sembrava positivo e quindi dando la propria energia, mettendosi in gioco, aiutando a portare avanti tutta questa enorme messa in scena. Tutto questo comincia a crollare nel momento in cui i creatori cominciano a accorgersi del gioco che sta alle spalle e quando scoprite il gioco di prestigio, il trucco del gioco di prestigio, ovviamente non ci cadete più. Ecco perché è così importante riuscire a risvegliarsi alla verità, riuscire a comprendere quello che sta accadendo, perché solo in questo modo il sistema artificiale non avrà più strumenti per controllarci e per manipolarci. Ora, durante uno di questi periodi positivi, costruttivi, di crescita, dopo l'arrivo anche della razza ariana, quindi 65.000 anni fa, sembrava in apparenza, si dovevano preparare all'ingresso dei famosi Anu Melchizedek, che erano travestiti da super buoni,
Tutto sembra andare molto bene. Abbiamo delle razze positive come i siriani blu che arrivano, i Maraji, e danno alle culture, alle civiltà di quell'epoca, per esempio ad Atlantide, un sacco di tecnologia positiva per utilizzare l'energia, gli spiegano come poter utilizzare l'Arca dell'Alleanza che è un ponte, come vi dicevo, tra la seconda dimensione della Terra, il nucleo della Terra e Andromeda, e il punto di Andromeda della sfera di Amenti, gli spiegano come è possibile utilizzare una parte di quell'energia che viene chiamata fiamma blu, anche se in realtà è verde blu, perché sono i colori del quarto e del quinto chakra, sono i colori del passaggio dalla nostra dimensioni, dalle nostre dimensioni dell'universo di prima densità, a Tara, no? Che va da 4, 5, 6, siccome è al centro, nel punto della quinta dimensione, quel colore verde-blu, turchese, questa fiamma blu, la chiamo fiamma blu, ma sarebbe meglio chiamarla fiamma turchese in questo specifico caso, si intende quell'energia di vibrazione che richiama Tara, che richiama il campo morfogenetico di appartenenza, che permette di transitare dalla Terra a Tara, che permette di cogliere quel tipo di frequenza, di energia, di potenza. Ecco che infatti hanno messo il sigillo sul quinto filamento, come vi dicevo prima, quindi solo chi ha attivo il quinto filamento del DNA può passare, ma in ogni caso è importante ricordare che grazie a questa razza, per esempio, di siriani blu, è stato spiegato agli Atlantidei come poter imbrigliare e utilizzare quella forza, quell'energia della fiamma blu potentissima che permette, perché ha una frequenza molto elevata, ha una frequenza di quarta, quinta dimensione, come poterla imbrigliare in giganteschi cristalli, i famosi cristalli di Atlantide, attraverso i quali era permesso, e ne abbiamo parlato quando avevo parlato dell'Egitto, perché poi questa cosa è stata usata anche nell'Egitto, ma inizialmente era di Atlantide, permetteva di modificare, manipolare la gravità, quindi spostare oggetti o masse di pietra molto grandi. Quindi permetteva di plasmare, di creare strutture architettoniche incredibili, di modificare le condizioni meteorologiche, di guarire la frequenza del proprio corpo, il proprio DNA, quindi aiutava il processo di ascensione, ma anche il processo di rigenerazione. Insomma, gli era stata fornita della tecnologia super avanzata che a noi di oggi ci fa un baffo, quindi altro che pensare che in antichità fossero tutti antiquati e sciocchi, anzi in quell'epoca avevano veramente cose incredibili da poter utilizzare per modificare, plasmare la forza e la realtà attraverso l'utilizzo proprio di questo. E vi ricordo che inizialmente, anche se anche in altri punti, compreso l'Egitto, compresa la Lemuria, era il continente di Atlantide nello specifico che aveva il collegamento con l'Arca dell'Alleanza più grande, cioè questo ponte ovviamente era più che altro lì, anche se poi c'era anche in altri punti. L'Egitto nel frattempo, che contiene lo stesso tipo di cultura atlantidea, ma non è nell'oceano, ma è dove si trova ora l'Egitto, diventa un centro nevralgico per questa nuova razza Anu, Melchizedek, questa razza ibrida che però ovviamente deve fungere da guardiani e quindi sembra super positiva ed è in quel fulcro lì. Vedremo giovedì, perché la storia poi diventa lunga e quindi continueremo giovedì, ma vedremo come questi grandi cristalli che imbrigliavano l'energia dell'Arca dell'Alleanza, e questa energia dell'Arca dell'Alleanza, che grazie a razze che arrivavano da altri pianeti e arrivavano appunto da Sirio in questo caso, hanno potuto insegnare questi siriani blu a come utilizzare questa energia per poter espandere tantissimo la loro potenza tecnologica, che doveva essere positiva e costruttiva. Vedremo che questa stessa energia dell'Arca dell'Alleanza verrà successivamente, sempre dagli Anunnaki simpaticoni, utilizzata come arma
perché verrà utilizzata, direzionata per creare degli sconvolgimenti, dei tunnel che dovevano distruggere alcuni portali, alcuni Stargate, per esempio quelli legati alla terra interna, eccetera, eccetera. Quindi vedete come anche la narrativa dell'Arca dell'Alleanza come arma non è totalmente sbagliata, ma ovviamente va collocata perché non nasce come un'arma, è stata usata anche come arma nella parte di storia che andremo ad affrontare giovedì. Quindi per ora diciamo che ci fermiamo perché poi se vi do troppe informazioni vi perdete e ho già fatto un'ora, ma ci tenevo ad arrivare a questo punto perché qui abbiamo visto finalmente cosa si intende per Arca dell'Alleanza realmente, quindi questo collegamento, questo ponte, questo arco che collegava la Terra con Andromeda, la parte di Andromeda della galassia, della costellazione di Andromeda, dove c'era appunto la sfera di Amenti. Questo passaggio è importantissimo per l'ascensione ed è ancora a oggi importantissimo per le razze sulla Terra che stanno cercando, ricostruendo il quarto e anche il quinto filamento, di andare avanti, progredire, riprendere tutti i propri pezzi. Ricordatevi che anche i nostri chakra e anche il nostro DNA fa e crea dei portali e quindi è possibile non dover necessariamente aspettare i cicli temporali previsti, ma utilizzare una differente strada che è quella del proprio corpo, della propria coscienza, del proprio percorso, anche perché vi ricordo che passato, presente e futuro esistono contemporaneamente, quindi questi cicli temporali altro che non sono una convenzione, ma possono essere anche e sicuramente bypassati. Concludo con un saluto a tutti quanti e vi do appuntamento per giovedì e per quelli che vorranno vedermi dal vivo e avere l'opportunità di approfondire un po' di argomenti sul lavoro individuale, su come si fa a liberarsi dai sigilli, dagli schemi, dagli imbrogli fatti e quindi fare e intraprendere una strada che poi è una strada attraverso l'espansione per l'ascensione, ci vediamo a Prato domenica prossima. Un abbraccio a tutti quanti e buon proseguimento di serata.